my side. Ma cosa fare se dopo l'applicazione i capelli bianchi non ci piacciono? Risultano troppo dorati, metallici, sono troppo ramati oppure i riflessi rossi sono troppo intensi? Intanto vi invito a guardare il video tutorial che ho fatto sulla frequenza dell'applicazione delle erbe tintorie e secondo vi consiglio di fare subito oppure il giorno seguente una nuova applicazione aumentando la percentuale del Katam che aiuta soprattutto a smorzare appunto il colore, i riflessi rossi. Vi ricordo anche che il colore finale lo potete vedere a distanza di 3-4 giorni dall'applicazione, quando il processo di ossidazione è finito. Come promesso, vi farò vedere i risultati che alcune di voi hanno raggiunto partendo da una base con la ricrescita bianca. Ringrazio Teresa e Alexia che hanno avuto non solo la pazienza di applicarsi e provare e riprovare i vari mix, ma che mi hanno anche inviato le loro foto del prima e del dopo. Qui vedete la ricrescita di Teresa, una ricrescita di un paio di mesi. Facendo il doppio passaggio, quindi un primo passaggio di solo l'Ausonia e rosso e un secondo passaggio con il mix che vedete indicato qui sotto, ha ottenuto questo bellissimo castano cioccolato fondente che dopo il primo lavaggio e alla luce del giorno diventa questo bellissimo castano medio. Vi ricordo che mentre l'Ausonia non scarica, il Katam e l'Indigo tendono a scaricare shampoo dopo shampoo. Quindi se volete mantenere un castano carico, un castano cioccolatoso, vi consiglierei di fare ogni 2 mesi l'applicazione di erbe tintorie anche sulle lunghezze, non solo sulla ricrescita. Le foto di Alexia invece ci fanno vedere come cambia il colore ottenuto anche se utilizziamo lo stesso metodo utilizzato da Teresa, ossia il doppio passaggio, con lo stesso identico mix e le stesse identiche erbe tintorie, ossia le erbe tintorie di Beautylicious Delights. Anche Alexia ha tanti capelli bianchi e le lunghezze chiarissime, tinte chimicamente con un colore che vira sull'arancione. Usando sempre il doppio passaggio come Teresa e usando lo stesso mix con le stesse identiche percentuali, il risultato è stato questo bellissimo castano ramato sulla ricrescita, mentre le lunghezze al sole assumono questo castano ramato caldissimo. Ma Alexia vuole ottenere sulle lunghezze un castano medio scuro con meno riflessi rossi, quindi a distanza di una settimana applica un nuovo mix e lo indico qui sotto. Nonostante l'alta percentuale di Katam, i suoi capelli faticano a scurirsi, come potete vedere, quindi dovrà alzare ulteriormente la percentuale di Katam nelle prossime applicazioni. Spero che questi esempi possano farvi capire quanto veramente lo stesso mix possa dare risultati diversi da capigliatura a capigliatura. Solo sperimentando su voi stesse, prendendone magari spunto da queste percentuali, potrete capire qual è il mix che fa per voi. Per concludere questo video vi faccio vedere i risultati che ottengo io sulla mia ricrescita bianca con appunto le percentuali che utilizzo io in un unico passaggio. E se vi fa piacere, grazie se volete inviarmi i vostri risultati sui capelli bianchi utilizzando le erbe tintorie, quindi con le foto del prima e del dopo, specificando anche il procedimento e appunto il mix con le percentuali che utilizzate. La mail vi la lascio giù nell'info box del video e se avrete piacere poi potrò anche appunto pubblicarlo sulla pagina Facebook Beautylicious Delights, dove possiamo anche sfatare questo mito che i capelli bianchi assolutamente non vengono coperti dalle erbe tintorie. Facciamo vedere che è possibile e soprattutto è possibile ottenere dei bellissimi castani utilizzando appunto le e le erbe tintorie. Per chi ancora avesse dei dubbi, ecco qui la mia ricrescita. Come vedete i bianchi prevalgono sul colore che una volta era il mio colore base, un castano scuro.
Non è stato facile resistere così a lungo aspettando che ci sia una ricrescita abbastanza visibile per fare queste riprese. Non per altro, ma quando si vede così tanto sembra quasi pelata laddove c'è la ricrescita bianca. Ma per poter fare queste riprese ho stretto i denti e tirato avanti. Fanno impressione, vero? Questo è il mix che uso di solito e che ci ho impiegato veramente mesi all'inizio per riuscire a trovare le percentuali giuste per coprire sia i capelli bianchi che per riuscire appunto ad ottenere un bel castano sulla ricrescita bianca. Tuttora mi piace comunque ancora sperimentare e giostrare con le percentuali. Per esempio, nell'ultima applicazione ho voluto cambiare e usare l'amla al posto della cassia nel mio mix, sapendo che appunto l'amla ha la tendenza di comunque scurire il risultato, il colore finale. E il risultato è stato questo. Devo dire che inizialmente mi era piaciuto molto, ma dopo il primo lavaggio i capelli bianchi, che inizialmente erano questo castano un po' scuro, sono diventati giallognoli, cosa che non mi succede mai quando uso la cassia. In passato ho ovviamente sperimentato anche io il doppio passaggio, forte del fatto che comunque nel tempo il Katam scarica. Quindi ho fatto una prima applicazione di solo l'Ausonia per 3-4 ore, poi ho fatto un'applicazione di solo Katam per un paio di ore. E il risultato sulla ricrescita è stato davvero stupefacente. Il colore che è venuto fuori era proprio nero. Comunque, generalmente preferisco fare un'unica applicazione con le percentuali che vi ho indicato prima. Applicazione che faccio esclusivamente sulla ricrescita per evitare la stratificazione della Lawsonia e per evitare di scurire troppo il mio colore. Whenever you want me, A parte i vari benefici che i nostri capelli ne traggono dall'utilizzo delle erbe tintorie, un'altra ragione per la quale le adoro è il colore camaleontico che i miei capelli assumono. All'interno o comunque sotto le luci artificiali il colore è profondo, è intenso, è carico, mentre sotto il sole vengono fuori 1000 riflessi che cambiano addirittura da un giorno all'altro in base a quanto forte è il sole o addirittura in base all'ora. La luce del tramonto riflessa farà venire fuori riflessi che non pensavate neanche di avere. Noto spesso ultimamente che da parte di chi si approccia alle erbe tintorie per la prima volta c'è poco desiderio, poca volontà di applicarsi, di provare a conoscerle, a imparare come funzionano e come reagiscono i nostri capelli quando vengono esposti appunto alle erbe tintorie. Capisco che ci vuole del tempo e appunto della dedizione, però anche se ci dedichiamo solo una mezz'oretta alla sera o anche una mezz'oretta alla settimana ci si arriva a conoscerle e a capire un po' meglio il loro universo. Pensate che quando io ho iniziato ad approcciarmi a questo universo anni fa, dovevo andare a recuperarmi veramente le informazioni sul net intero, in forum inglesi, forum italiani e così via. Nonostante oggigiorno io metto a disposizione il canale YouTube dove ci sono vari video dettagliati, c'è il blog su puravisoicapelli.it con articoli veramente dettagliati dove si spiega cioè passo per passo esattamente quello che va fatto e quello che non va fatto. Ancora ricevo richieste via email in cui praticamente in 2-3 righe io dovrei sintetizzare quello che praticamente provo a trasmettere da mesi attraverso il blog e attraverso questi video su YouTube. Quindi per favore, prima di contattarmi, vi prego, riuscite a dedicare almeno non so, come dicevo, mezz'ora del vostro tempo a guardare i video oppure a leggere approfonditamente gli articoli che sono sul blog e poi se avete ancora dei dubbi ben volentieri io sono disponibile a darvi una mano, però effettivamente mi è difficile trasmettere in 2-3 righe per email e anzi è solo tempo perso, perché se voi non avete le nozioni base è difficile dirvi che cosa dovete fare oppure non dovete fare. Dovrei fare praticamente tutte le volte un romanzo lungo chilometri.
video vi sia tornato utile e che abbia dissipato un po' dei dubbi che permangono sempre in merito alle erbe tintorie. Se avete dei dubbi oppure se c'è qualcosa che non è molto chiaro, potete lasciare un commento qui sotto oppure contattarmi direttamente via email. E se volete vedere i prossimi video tutorial, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un un grande like sotto al video e soprattutto condividetelo con chi possa apprezzarne il contenuto. Al prossimo tutorial, ciao!